andare lì e vedere la situazione. Marilena Dolce, tu sei stata in Africa, hai realizzato questo servizio a tratti commovente. Una sensazione prima di vederlo? La sensazione è che è proprio la parola giusta, commovente, e la nostra commozione innanzitutto è stata quella di aver potuto incontrare queste famiglie. Il senso del viaggio, come si diceva prima, è stato di andare, dopo quello che è successo a Lampedusa, andare proprio ad Asmara per vedere come loro stavano vivendo quello che da noi veniva raccontato. E credo che le immagini racconteranno molto meglio rispetto alle parole. Vediamo. Siamo ad Asmara, dove in molte zone della città, davanti a casa, sono stati allestiti i DAS, capannoni per ricevere parenti, amici, conoscenti, per condividere il dolore del lutto, quello della tragedia di Lampedusa del 3 ottobre scorso. Ho aiutato la madre a crescere questa ragazza, perché suo padre era un martire, un guerrigliero morto durante la guerra di liberazione. Per me è difficile esprimere quello che provo, penso sia meglio lasciar parlare sua mamma. Ho avuto una vita dura. Mia figlia è cresciuta senza padre, che è stato un martire. Io ancora non capisco perché mia figlia se ne sia voluta andare in Libia, in Sudan. Ho perso un figlio per malattia. Ora lei se n'è andata per cercare un futuro migliore. Tutto ora è nelle mani di Dio. La salma non è più importante. Per me è morta quando è andata via. Forse ha voluto lasciare il paese per aiutarmi. Prego che sia accolta in paradiso. Tutto è nelle mani di Dio, anche questa tragedia. Oggi noi possiamo solo sperare che Dio benedica tutti i nostri ragazzi. Perché è avvenuto ciò? Penso che i giovani che sono riusciti ad arrivare in Europa alla ricerca di un futuro migliore abbiano fatto da traino per gli altri, spingendoli a fare altrettanto. A quell'età si è come il fiume nel quale l'acqua segue tutta la stessa direzione. Desidero ringraziare il governo italiano, che ha soccorso i nostri ragazzi e che ci farà avere i loro corpi. Vorrei spiegare un altro punto. Questi ragazzi già da tempo, molto prima di tentare la via dell'Europa, avevano lasciato la famiglia, i genitori. La tradizione religiosa eritrea vuole che i corpi ritornino in patria perché solo così il lutto può finire e i genitori possono trovare pace con la sepoltura. Fino ad allora queste famiglie osserveranno un lutto che sarà molto più doloroso rispetto a quello che accompagna le esequie. Noi chiediamo all'Unione Europea e all'Italia di aiutarci perché la nostra tradizione sia rispettata. Quando un eritreo muore all'estero, viene sempre riportato in patria. Vi ringrazio per essere qui. Quello che io chiedo è di poter riavere il corpo di mio figlio, perché vorrei, fino a quando sarò in vita, poter portare tutti i giorni un fiore sulla sua tomba, perché questo è il nostro modo di vivere il lutto. Vi chiediamo il corpo in modo che la nostra famiglia possa andarlo a trovare tutti i giorni, portandogli fiori. Ho cresciuto mio figlio con l'aiuto dei miei fratelli. Aveva studiato, aveva imparato a fare il meccanico. Aveva anche una lambretta che gli permetteva di lavorare. Aveva deciso di andare in Sudan. Poi è rientrato ancora in Eritrea. È stato con noi 4 mesi, poi di nuovo in Sudan. Non sapevamo che da lì si sarebbe spostato verso la Libia, verso l'Europa. L'unica cosa che sappiamo è che è affogato nel Mar Mediterraneo. Ora rivoglio mio figlio. Voglio poter pregare per lui. Pregherò anche per chi mi aiuterà a riaverlo. Tutti i giovani che sono morti in mare, non solo mio fratello, devono poter rientrare nel paese per essere qui sepolti. Però il problema fondamentale di cui solo ora il mondo si accorge non ci sarebbe se il confine definito fosse stato rispettato. I nostri giovani non avrebbero lasciato il paese, non sarebbero usciti in cortile neppure. La comunità internazionale, se ha occhi e orecchie, dovrebbe risolvere il problema del confine. Così i nostri giovani, come i giovani del resto del mondo, starebbero in Eritrea a lavorare per la crescita e lo sviluppo del paese. I giovani che escono dal paese non sono contro lo Stato. Il problema è il confine. Ripeto, la comunità internazionale deve risolvere questo problema del confine. Il mondo deve agire. Se avesse agito prima, questa tragedia non ci sarebbe stata. Chiedo perciò che i giovani siano riportati a casa loro e che il mondo faccia qualcosa. Per favore, riportate in patria i miei figli. Solo in questo modo il mio dolore troverà pace.
Allora, devo dire, Marilena, immagini molto forte, poi queste bare che Sì. ritornano in patria perlomeno assecondano la volontà di queste povere madri che sono là ad attendere, Sperando che ritornino. sperando che ritornino. Allora, Zero Zion Bisrat invece è una storia molto positiva, già la mamma e il papà si sono trasferiti in Italia per ragioni di lavoro, Di lavoro, sì. quindi tu sei nato qua? Nato e cresciuto qua. Ma perché i ragazzi che nascono là sentono l'esigenza di affrontare il rischio di una morte possibile, non diciamo probabile, ma almeno possibile? Guarda, non è difficile capire le loro motivazioni in realtà. Lo diceva anche la ragazza nel video quando ha accennato al discorso dei confini non rispettati, o meglio degli accordi di Algeri non rispettati. Infatti dopo la guerra con l'Etiopia e con gli accordi di Algeri in teoria firmati per accettazione da entrambi, purtroppo i nostri vicini non hanno mai ritirato le truppe da quel confine. Questo ha obbligato l'Eritrea a porre una difesa del proprio Stato, quindi a mettere più o meno la stessa forza, anche se è solo di difesa. E qui in realtà, come diceva prima Derres, c'è una differenza per numero di popolazione. Certo. E non solo, anche perché nel momento in cui l'esercito eritreo, formato da coscritti per lo più, quindi ragazzi di leva, I ragazzi sono costretti ad andare costretti. lì e quindi scappano dalla guerra, o perlomeno dalla possibilità di una guerra. non tanto da quello, ma quanto dalla lunghezza del servizio. Quanto dura? In teoria sono 18 mesi regolamentati, però chiaramente nel momento in cui non hai la sicurezza di casa tua, tu stai attento, non lasci mai la porta aperta se c'è il rischio, diciamo, che ti entri qualcuno in casa. Certo. Vedendo anche dall'altra parte che molti chiaramente sono invece volontari nell'esercito etiope, tra cui anche, giusto notare, alcuni erano senza fissa dimora, quindi a fronte di 3 pasti al giorno, un posto in cui stare più comodi. Rischiano di così. diventare mercenari. Esatto, io credo questo. Poi vede un eritreo giovane che decide di lasciare il servizio, di lasciare il proprio paese, non fa nulla di più di quello che fa qualsiasi immigrante. Uno esce con un sogno, che è quello di avere un futuro migliore, di potersi creare una famiglia, un lavoro ritornando a casa. Che è un sogno lecito. È lecito, sicuramente. Un dato eloquente: se posso, guadagnano 50 euro al mese, anche coloro che hanno attività fortunate come funzionari pubblici. Quindi il miraggio dell'Europa, in certi paesi i sussidi parlano di 500-600 euro al mese, un anno di lavoro loro, è eloquente. Tutti certo. tentano la fuga, non per altre ragioni, quindi dittatura. Un futuro migliore. Un futuro migliore, come capita anche ai nostri giovani. Abbiamo 20 secondi, Zero Zion. Ecco, in 20 secondi quello che voglio fare l'appello è al governo italiano, che per la sua responsabilità anche storica, politica, e mi riferisco al colonialismo che è stato già con l'Eritrea, di aiutare l'Eritrea a crescere, a uscire fuori da questo impasse di una ingessatura dell'economia E a trovare la propria strada. Mi scuso per averti chiamato come il tuo collega, in realtà tu sei Derres Araya. Grazie per essere stati con noi. Il nostro tempo per Africa Oggi quest'oggi è finito. Appuntamento a domani.